Credo che la situazione europea attualmente è abbastanza contraddittoria. Da una parte c'è una situazione piuttosto favorevole, che è una cosa nuova, favorevole per almeno due ragioni. La prima è che la congiuntura economica in Europa è un po' migliore. Ci sono prospettive di crescita differenziata dopo, secondo i paesi, però diciamo c'è una congiuntura economica più favorevole. Poi c'è un secondo elemento molto interessante, che dopo il Brexit si vedono in tutti i sondaggi che abbiamo a livello o nazionale in diversi paesi europei, come a livello europeo, che c'è una prospettiva di aspettativa più forte dei cittadini europei. Quando si fa la domanda voi volete rimanere in Europa, c'è una crescita di risposte positive, che non era il caso prima, e soprattutto i cittadini della zona euro, che sono molto attaccati all'euro. D'altra parte c'è una situazione esattamente opposta con il referendum in Catalogna. Credo che i referendum in Italia sono diversi, però in Catalogna la situazione è molto preoccupante. C'è la crescita di populismi, come abbiamo visto nella Repubblica Ceca, e c'è un livello anche di populismo molto alto, anche in Francia per esempio, dove Macron ha vinto, però per esempio le condizioni sono sempre le stesse per una presenza populista forte. Allora, qual è la soluzione? La soluzione mi sembra la seguente, cioè bisogna di avere una risposta vera a livello europeo per avere un coordinamento economico più forte e per veramente una progressione dell'integrazione europea. Chi potrebbe farlo? Non è perché sono francese che lo dico, però è vero che c'è una finestra d'opportunità aperta con il presidente Macron, che ha fatto diverse proposte e che approfitta dalla situazione del Brexit, della difficoltà nel quale la cancelliera tedesca Merkel e dell'incertezza politica in Italia. E lui ha fatto diverse proposte che non sono sempre ben accolti da diversi paesi europei, ma che potrebbero, se lui non è troppo francese, se lui non lo vede come la Francia alla testa di tutto, se è aperto su queste proposte, potrebbe cambiare alcune cose. Innanzitutto aspettare il governo tedesco di vedere la sua composizione e dopo la necessità per il presidente Macron di convincere i tedeschi della qualità delle sue proposte e soprattutto di trovare alleati, cioè per cercare di fare pressione sulla Germania. Chi potrebbe essere gli alleati? Il principale alleato dovrebbe essere l'Italia. Il problema è che siamo in Italia, siete in Italia, in una situazione di grandissima incertezza politica. Quindi è la ragione per la quale dico da una parte ci sono opportunità per l'Europa, dall'altra parte ci sono molte cose ancora con un grande punto interrogativo sulla possibilità di successo di questa politica di maggiore integrazione europea. L'Europa non può andare avanti senza un buon rapporto tra Parigi e Berlino. Però questo rapporto tra Parigi e Berlino non può essere fatto come si faceva nel passato, con la potenza tedesca economica e il potere politico a Parigi. Questo è il passato, è superato, non sarà più mai come prima. Quindi bisogna pensare a un altro tipo di rapporto tra la Germania e la Francia, che non si riduce alla nozione di asse. Bisogna avere un motore, qualcosa in avanti, cioè legati tra Parigi e Berlino, ma aperto agli altri paesi. Quali sono le aspettative in confronto dell'Italia? Da tutte le capitali europee si aspetta un governo stabile, con una legislatura chiara, e questo è il grande problema. Ci sarà una legge elettorale sicuramente adottata, però sappiamo che questa legge elettorale non forse darà una maggioranza chiara. Questa è la posizione di debolezza, mi sembra, dell'Italia per il momento, perché non vediamo bene che tipo di governo potrebbe uscire dalle prossime elezioni. E poi ci sono elementi di preoccupazione per l'Italia, non solo per il sistema bancario, non solo per l'economia, ma anche perché ci sono ormai partiti abbastanza critici e per non dire euroscettici chiaramente in Italia. Lega Nord, Movimento 5 Stelle e una componente di Forza Italia. Mi sembra che la grande scommessa per l'Italia è di sapere se gli italiani sono ancora pro-europei o sono ormai, diciamo, una situazione di euroscetticismo. A livello dell'opinione pubblica, il grande cambiamento storico dell'Italia è il fatto che ormai siete più euroscettici che eurofili e più euroscettici che francesi.
Il ragionamento sull'Europa non deve essere solo, come dire, focalizzato sulla situazione economica, perché se no non si capisce niente. Anzi, per esempio, per parlare di populismo al di là dell'Italia, ci sono paesi nel quale la disoccupazione è molto bassa, ma nel quale il populismo è altissimo, come in Austria, per esempio. Che significa? Che ormai il problema non è solo economico, è un problema politico e un problema culturale. C'è una grande preoccupazione in diversi paesi europei, di cui l'Italia, sul fatto che ormai l'Europa è sinonima di austerità, di rigore, ma anche di un'assenza di visibilità democratica e anche una preoccupazione forte su due problemi: il problema dell'integrazione e dell'immigrazione, e questo è un enorme problema perché abbiamo due modelli in Europa di inserzione, di integrazione e immigrazione che non funzionano più, il modello cosiddetto multiculturale da una parte e il modello repubblicano francese. Quindi dobbiamo immaginare un altro modello di integrazione e poi abbiamo il problema dei migranti che per molti italiani, anche europei, è legato a una paura del terrorismo e una visione molto negativa dell'Islam. Quindi è un problema non solo economico, ma un problema culturale.